Lucca Comics, ma ha senso andarci in giornata? La risposta è no, specialmente se ci vai di venerdì, sabato e domenica. Probabilmente ha più senso se ci vai di mercoledì o giovedì perché c'è meno gente. Cos'è successo? Fino all'ultimo non sono riuscito a trovare nessuno che venisse a Lucca perché la risposta era sempre la stessa. Lucca è diventata troppo costosa. E avevano ragione. Alla fine sono riuscito a trovare un amico che si è liberato dal lavoro e siamo andati giù direttamente in giornata di domenica. Ho speso 30 euro di biglietto giornaliero più 20 per il parcheggio. Se prendevo una multa probabilmente spendevo meno. Tralasciamo il fatto che Lucca comunque non è dietro l'angolo per tutti. Io ho dovuto prendere anche la macchina, farmi 3 ore di viaggio, 3 ore e mezza. Sono sempre comunque benzina e autostrada a pagarsi, però quello non è colpa di Lucca Comics. Quindi sommato al tutto però comincia a diventare una bella spesa. Nel 2018 avevo pagato 13,50 euro per il biglietto giornaliero, con commissioni eccetera, sempre da Ticket One. Tralasciando i costi, andare giù in giornata di domenica non ha avuto senso perché non sono riuscito praticamente a vedere nessuno dei padiglioni che mi interessava. Volevo vedere quello dei Lego, quello dei Pokémon, quello della Nintendo, sempre code da 2-3 ore come minimo, a un massimo di 5 ore per quello di Squid Games. Ma che cavolo se le fa 5 ore, mi dico. Eppure c'era gente che stava in fila. Vi ammiro, io non ce la faccio, proprio, anzi, la coda l'ho fatta al ritorno in autostrada e già stavo impazzendo. Ieri erano 4 ore di fila, oggi già meno. Oggi sono meno di 4 ore, allora dai. Allora andiamo, sì. Grazie mille. Perciò quello che ha senso secondo me è se ci vai magari di mercoledì o giovedì che c'è pochissima gente, ti fai quel minimo di coda che serve e vedi praticamente tutti i padiglioni principali, ma non farai mai in tempo comunque a girarla tutta perché io nonostante i 28.000 passi giornalieri non sono riuscito a vedere neanche gli stand quelli dove non c'era coda, cioè non sono riuscito a vederli tutti. In più da qualche anno, e questa è una cosa che proprio non mi piace, hanno messo il Japantown fuori dalle mura. Praticamente devi farti una mezz'oretta a piedi o prendere i mezzi, insomma, per andare allo stand del Japantown, che secondo me era una delle cose più fighe quando era o nel giardino o addirittura c'era la Japan Tower, che erano 2 o 3 piani di stand, adesso non mi ricordo bene. E questa è una cosa che proprio non ho capito, perché era bellissimo, lì dentro le mura probabilmente avranno avuto dei problemi, non gli avranno concesso i permessi, non lo so, però non ha molto senso sta cosa. Tra l'altro raggiungere il Japantown in macchina in quella stradina lì è veramente di una scomodità che non vi dico. Traffico su traffico. Io sono andato anche di sera, me lo sono tenuto per ultimo, quindi il traffico ormai era un po' diluito. E per finire i cosplay erano veramente pochi, probabilmente per i costi eccessivi del Lucca di quest'anno. Ho conosciuto e intervistato delle persone stupende, però è un peccato perché secondo me il cosplay è proprio l'anima di tutta la fiera. In più non sono riuscito a trovare nemmeno quello che cercavo, alcuni prezzi erano un po' fuori mercato e alla fine mi sono portato a casa 2 cose. Mi sono preso alla fine l'album di figurine di Ratman e l'album con le bustine di One Piece edizione limitata. Quindi in conclusione, poi metterò il video delle interviste della giornata del Lucca nel prossimo video, adesso dovrò montarlo, tra l'altro dovrebbe uscire tra poco anche quello del Romix, ci ho messo una vita a montare perché sono sempre indaffarato. E quindi in conclusione, secondo me andare a Lucca ha senso se vuoi andare in giornata solo di mercoledì o giovedì, o comunque ha più senso almeno farsi 2 o 3 giorni, perché anche solo se non ci fossero persone in tutta Lucca, una giornata non ti basterebbe per girare tutto, non ce la fai, fisicamente è quasi impossibile, a meno che non corri, però se sei come me che ti fermi a ogni bancarella a guardare, a cercare il pezzo, il fumetto, le novità, eccetera, una giornata non ti basta. Poi avrei voluto partecipare a qualche evento, tipo quello di Leo Ortolani, avrei voluto vedere, conoscere qualche youtuber famoso, tipo Utobi o Save a Gamer, e alla fine niente, purtroppo in una giornata devi decidere cosa fare. Io ho deciso di girarmi un po' tutto, vedere un po' cosa c'era, e alla fine non ho visto praticamente niente, ho visto quello che c'è a tutte le fiere, fumetti e action figures che puoi trovare a qualsiasi fiera, mentre a Lucca ci sono degli eventi che uno ci va apposta
E comunque non perditi i prossimi video dove uscirà finalmente quello di Romix, a cui sono stato, che scusate ma tra impegni eccetera non sono ancora riuscito a finire di montarlo, e poi naturalmente la giornata di Lucca dove ho fatto anche qualche intervista a qualche cosplayer, e poi mi direte voi quale vi è piaciuta di più, che magari lo contattiamo e lo facciamo venire in studio e vediamo cosa succede. Quindi fatemi sapere e non perdetevi i prossimi episodi.